Buongiorno a tutti, mi chiamo Selene Biffi e sono un'imprenditrice sociale. Dato che non sono molto brava a parlare, insomma, di massimi sistemi, spero che nel raccontarvi un po' quella che è stata la mia storia, il mio percorso professionale, possiate trarre magari degli spunti interessanti. La mia storia inizia in realtà ormai quasi 11 anni fa, quando a 22 anni mi ritrovo a pensare una cosa che secondo me avrebbe potuto aiutare moltissime persone. L'idea è quella di costruire una piattaforma internet, che in metodologia peer-to-peer, quindi da giovane a giovane, potesse dare effettivamente tutte quelle conoscenze teoriche ma anche pratiche ai ragazzi un po' sparsi per il mondo che volevano attivarsi in prima persona nelle proprie comunità. L'idea mi viene essenzialmente partecipando a una conferenza, torno in Italia e mi ritrovo a bussare un po' a varie porte per 6 mesi, porte di istituzioni, di enti, di aziende, di università. L'idea è quella che, insomma, a 22 anni non avessi né le competenze né tantomeno i fondi per poter far partire una cosa di questo tipo da sola. Quindi, bussando a varie porte, la mia speranza era un po' quella che qualcuno si accorgesse di questa idea, che la facesse sua e che fondamentalmente riuscisse un attimo a tirare fuori una cosa mai vista prima. Andavo a bussare a destra manca, ma la risposta era sempre un po' quella. Da una parte mi si diceva, no, guarda, a 22 anni io non me la sento di investire, se tu ne avessi 30 di più non sarebbe un problema, ma oggi proprio no. Diversamente mi dicevano, bella questa idea, sicuramente sarà la brutta copia di qualcosa che già c'è in America o in Inghilterra, giusto? Nel rispondere, no, in realtà siamo i primi a fare questo lavoro, ti dicevano, beh, allora mi pare di fantascienza, quindi no, grazie comunque. Parto con questa idea da sola, ho poca pazienza nella vita, a gennaio 2005 decido di usare quello che avevo a disposizione e con 150 euro, se volete il prezzo di un paio di scarpe, lancio Youth Action for Change, un'organizzazione che in pochissimo tempo arriva a insegnare a migliaia di ragazzi in 130 paesi del mondo, il 95% dei quali paesi in via di sviluppo o paesi in transizione. Però c'è un punto di fondo che Youth Action for Change è essenzialmente gestita da 25 volontari, tutti quanti facciamo altri lavori per poterci mantenere. Nel mio caso, grazie a uno stage a 20 anni, divento consulente per le Nazioni Unite e mi occupo di tecnologie per l'istruzione, tecnologie per lo sviluppo. Un giorno mi viene chiesto di andare a lavorare a Kabul. Mi viene chiesto di andare a lavorare in Afghanistan su un progetto che con le tecnologie non ha nulla a che vedere. Mi viene infatti chiesto di andare a stendere un sussidiario per i bambini delle scuole elementari e specialmente bambini che vivessero in zone rurali. In un paese che è dilaniato da quasi 35 anni di guerra e dove 8 persone su 10 sono analfabete, forse l'idea del sussidiario non è la cosa più utile, ma è veramente un progetto Nazioni Unite. Quindi prendo la mia valigia, mi trasferisco a Kabul, forse non tanto per l'idea del sussidiario, ma per l'idea di poter vedere un paese in transizione, un paese assolutamente molto interessante. Arrivo a Kabul e mi rendo conto che sì, fare il sussidiario è carino, è interessante, però voglio dire, qualsiasi persona potrebbe farlo e potrebbe farlo tranquillamente seduto comodamente a casa, non ha bisogno di essere in sede. Mi rendo conto però che da lì a poco ci sarebbero state le elezioni presidenziali e stanno cercando osservatori elettorali. Durante l'università mi era capitato di fare l'osservatrice elettorale e organizzare missioni in Europa dell'Est, quindi mi candido. Mi piace talmente tanto l'idea che mi candido ben 7 volte. E quindi candidandomi 7 volte ho quasi la certezza che insomma, il mio profilo fosse più in linea con l'osservazione elettorale che non con la stesura del sussidiario. Bene, 7 candidature, tutte 7 rigettate. Ovviamente ci rimango malissimo, insomma non me l'aspettavo, avevo forse da dare di più nell'ambito dell'osservazione che non in quella di una stesura di un libro, però questo ha fatto in modo che il mio cammino deviasse. Il 28 ottobre 2009 il mio mondo cambia, perché un attentato talebano purtroppo va a individuare una guest house in centro a Kabul dove moriranno 12 persone. Di queste 2 erano 2 mie colleghe. Tra le 114 guest house in uso alle Nazioni Unite hanno preso l'unica che in realtà era occupata dagli osservatori elettorali. Quindi il libro che io non volevo fare in qualche maniera ha fatto in modo che il corso del mio impegno professionale cambiasse. Vengo evacuata, torno in Italia, ci rimango 3 settimane, decido di tornare, finisco il libro e rimarrò a Kabul altri 6 mesi. Chiudendo il contratto, torno in Italia e utilizzo la mia identità di missione per aprire Plain Inc. Plain Inc. è un'organizzazione che fondamentalmente crea storie e fumetti educativi per insegnare a bambini e comunità a trovare le proprie soluzioni a problemi locali legati alla povertà o all'esclusione sociale. Per 3 anni lavoro in Italia e in India, ma la voglia di tornare a Kabul e fare qualcosa è più forte di tutto il resto, quindi sono 3 anni di ricerca fondi, ricerca sponsor, finalmente arriva lo sponsor che in questo caso è
Rolex, mi dà l'opportunità di tornare in Afghanistan quest'anno a marzo per aprire una scuola molto particolare, una scuola per cantastorie. Perché? Perché appunto l'Afghanistan è un paese con un'alfabetizzazione al 23% e quindi è difficile far passare concetti a meno che non vengano raccontati in forma orale. Questa scuola è attualmente aperta, insegna gratuitamente a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, gli insegna a scrivere storie che possano contenere messaggi di sviluppo locale, quindi della salute pubblica, l'uguaglianza di genere, per renderli più fruibili e contestualmente rilevanti. Tornare a Kabul e aprire una scuola da soli, quindi senza le Nazioni Unite, ma come individuo che parte, prende la sua valigia, si reca in un paese e deve fare assolutamente tutto, da reperire le licenze per lavorare, trovare una scuola, trovare gli insegnanti, tappezzare Kabul di poster per trovare gli studenti, insomma vi potete immaginare che non è stato sicuramente facile, abbiamo avuto attentati, abbiamo avuto autobombe, abbiamo dovuto non solo motivare chi veniva a studiare, ma motivare noi stessi per cercare di andare avanti in un contesto tanto difficile dove ovviamente il fallimento, non dico è sempre dietro l'angolo, però è molto più facile che non avere successo. Il mio coraggio in questo forse è stato quello appunto di, da una parte, rifiutare 3 candidature al Parlamento italiano per andare a lavorare a Kabul gratuitamente, ma non è questo che mi interessava. Quello che mi interessava, grazie. Quello che mi interessava fondamentalmente era fare un qualcosa che nessun altro aveva mai tentato prima. Perché? Perché fondamentalmente per me coraggio vuol dire motivazione. Motivazione nello specifico vuol dire non accontentarsi del pezzettino di realtà che si ha di fronte. Quindi cercare una via ulteriore per migliorare le cose e cercare una modalità per fare in modo che ci sia un cambiamento, una facilitazione affinché a questo cambiamento tutti quanti possano contribuire. Mi piace pensare che non bisogna essere necessariamente straordinari per fare cose straordinarie, ma la motivazione e il talento fanno sì che qualsiasi cosa voi vi mettiate in testa di fare in realtà diventi straordinaria. La scuola Kabul sta appunto continuando e fra poco avremo l'opportunità di fare in modo che The Kessa Academy, l'Accademia delle Storie, così è stata chiamata, possa diventare una scuola alla radio e quindi da Kabul distribuire le sue informazioni e fare lezioni in tutto l'Afghanistan. Basta semplicemente, ovviamente, girare un tasto. Questo perché? Perché la radio è l'unico mezzo che ha una penetrazione pari al 100%. Tornata a casa mi ritrovo nuovamente con l'idea di dover cercare un qualcosa da fare. Questo qualcosa da fare è nato recentemente, si chiama Spillover e fondamentalmente fa una cosa che anche in questo caso riguarda l'istruzione non formale. Nei prossimi 6 anni abbiamo 2,8 milioni di posti di lavoro vacanti in ambiti scientifici perché il 60% dei ragazzi non piace la scienza, la ritiene astrusa, astratta, lontana, non mi piace e mai considererebbe una carriera in quell'ambito. Questo ovviamente va a discapito di quella che è la competizione, l'innovazione e appunto va ad aumentare il divario della disoccupazione. Bene, Spillover fa un po' questo, va anche qui ad applicare la metodologia delle storie, dei fumetti, dello storytelling, prende tutto quello che è ricerca, innovazione, invenzione direttamente dai laboratori di ricerca e dalle università e ci crea intorno dei videogiochi per ragazzini dai 10 ai 15 anni, quindi con l'intento di fare in modo che possano cambiare la loro opinione e possano partecipare più attivamente prima che l'opinione venga formata, quindi intorno ai 15 anni. Mi è rimasto pochissimo tempo e vorrei concludere con un pensiero che in realtà è un piccolo poema di Rumi, un poeta afghano del XIII secolo, che fondamentalmente dice che non bisogna accontentarsi delle storie che sentite o di come le cose sono andate agli altri. È la vostra di leggenda che dovete scrivere. Quindi io vi invito a non accontentarvi e, insomma, delle storie che sentirete oggi, della mia, delle storie che avete sentito prima, di quelle che sentirete, perché quello che importa in fondo è la vostra di storia. Grazie.